Buongiorno a tutti quanti. Allora, oggi mi farò una sbarbata personale. Perché? Perché devo provare un rasoio, una lametta, devo provare 2 o 3 cosine e ho voglia di provarle un po' per i fatti miei e quindi farmi una rasatura personale, diciamo. Però ci tenevo a fare un piccolo video per mostrarvi intanto una cosa molto bella che mi sono fatto fare, che mi è arrivata, un degno alloggio per il Voit Co. fatto da Arbovite, eccolo qua, in legno Okume. Guardate che meraviglia. Io ho fatto fare colore leggermente metallizzato, guardate che spettacolo. E se voi togliete, guardate che bello, quei piedini sotto, cioè devo dire, io non sono amante degli stand, lo sapete, però avevo bisogno di uno stand, che dopo tra l'altro ci vanno bene anche altri pennelli, fatalità. Volevo un degno alloggio per un regalo che mi è stato fatto dagli amici del gruppo e penso che questo sia il più degno stand che io abbia visto fino adesso, ecco. Magari vi lascio in descrizione il link, o venite nel gruppo Facebook Passione Rasatura, trovate tutto, altrimenti magari vi lascio l'Instagram nella descrizione. Dopodiché, cos'è che volevo fare io in questo video? Volevo mostrarvi come montare un sapone con un pennello in tasso. Perché vi dico questo? Perché noto che sempre più spesso, ma anche giustamente, anche chi si approccia alla rasatura tradizionale comincia con i rasoi sintetici e i pennelli sintetici. E i pennelli sintetici, ragazzi, sono molto più semplici da usare, sono molto più diretti e quindi si rischia di passare ad un tasso e non solo non essere capace di usarlo al meglio, ma anche di non riuscire ad apprezzarlo. Me ne sono già accorto io, anche se quando ho cominciato io c'erano, tra virgolette, i primi sintetici, però io ci ho messo tempo ad apprezzare il tasso, quindi il ciuffo di tasso è una cosa che intanto va preso secondo me di buona qualità, ma a parte quello bisogna anche usarlo sapendo che cosa si ha in mano. E quindi partiamo con ciuffo Pantarei, perché è uno dei ciuffi qualità-prezzo secondo me migliori sul mercato, Nebrodi, col ciuffo Manchurian. Ragazzi, questo è uno dei migliori ciuffi di tasso in commercio attualmente. E dopodiché ci andrò ad abbinare un sapone della stessa linea che sarà, per il nome che ha sicuramente, e per la copertina December, quindi dicembre, no, di Pantarei, è un set che si vende nel suo periodo, però è un po' secondo me sottovalutato. Invece io trovo che sia una profumazione fantastica e che non solo si può usare quando ci sono meno 10 gradi fuori, ma anche nelle mezze stagioni, perché è un mirre, spezie, questa profumazione sì un po' natalizia, però in realtà nemmeno troppo, cioè è una profumazione calda, avvolgente, molto 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 elegante, molto maschile, quindi adesso dovrebbe rientrare in stock verso fra un mese, 20 giorni, un mese dovrebbe rientrare in stock con una novità, dovrebbe arrivare un set nuovo che ho molte molte aspettative. Quindi ci tenevo a usare anche questo perché è una profumazione che secondo me vale veramente tanto. Quindi la rasatura me la farò per i fatti miei, ma adesso vi mostrerò come caricare il ciuffo e come faccio io. Allora, se usate il metodo che tra l'altro ho fatto vedere e ho consigliato io, quello di mettere prima nella ciotola e dopo caricare il ciuffo, l'unica avvertenza che vi do è, almeno le prime volte che usate i tassi, abbondate col sapone, cioè mettetene in abbondanza a costo di avanzarne, perché il tasso, a differenza di un sintetico, lavora in modo diverso, richiede più pazienza
gli metto un po' di gel per barba comunque, perché dopo io mi rado. Richiede un po' di accortezza in più, un po' di pazienza in più, e quindi è meglio averne un po' di più e casomai dosarsi dopo nel tempo. Allora, come faccio io? Prima cosa, pennello in ammollo e dopo lo scrollo bene, quindi tiro via tutto quanto, tutta l'acqua che c'è. Il sapone stessa cosa, l'ho lasciato un po' in ammollo, basta acqua tiepida, non serve che sia bollente, ok? E con tutto asciutto io comincio a prelevare, ok? Le prime volte abbondate un po', se dopo vedete che è troppo, non fatevi problemi, lo andate a recuperare dopo nella seconda rasatura, ok? Se è un sapone duro, un varesino, girate, non fatevi problemi, il ciuffo va caricato di sapone, anche perché questo vi aiuterà dopo a dosarvi dopo in futuro. E un'altra cosa, prima di aggiungere acqua, allora il tasso di per sé, cioè, allora, è vero che il sintetico trattiene bene l'acqua, lavora bene tutto, però il tasso, secondo me, trattiene molta umidità, anche se è idrofobo, però trattiene moltissima umidità e il sapone monta in modo più lento di un sintetico e quindi l'acqua va messa con molta parsimonia e soprattutto dopo aver lavorato abbastanza in viso. Come vedete io, prima di aggiungere acqua, lo sto lavorando molto bene in viso. Profumazione, ragazzi, spettacolare. Quando sentite che tira e andrà a tirare più tardi di un sintetico, quindi questa sensazione di tiraggio sicuramente vi andrà più in là di un sintetico che è più veloce nel lavorare. Allora cosa faccio io? Ci metto quelle solite po' di gocce di acqua. Potete anche pucciare la punta nell'acqua, non cambia niente, cioè se voi avete una ciotolina con dell'acqua, ci potete tranquillamente pucciare le punte e lavorare in viso, anche perché essendo che il pennello è pieno di sapone, in realtà voi andate solo a idratare il sapone che c'è nelle punte, non è che si tira sull'acqua, quindi voi potete tranquillamente, capito? Anche fare così, se fate fatica a dosarvi, che è un po' un metodo alla Marco Donghi, non gli si trova bene così. Io ormai ho preso mano, mettendola sulla mano, aprendo il ciuffo così, mettendo qualche goccia dentro, però il metodo è uguale. E come vedete, adesso già tira meno, però un pochettino ancora, quindi io ci metto ancora un po' d'acqua. Eccolo là. Se dopo serve, nella seconda passata ne aggiungete, o se no lavorate ancora. Però prima di aggiungere acqua anche nella seconda passata, rilavorate bene in viso con calma, cioè è una cosa lenta che va fatta con calma. Ci vuole sicuramente un 30-40% in più di tempo, secondo me, montare bene con un ciuffo in tasso a differenza di un sintetico. È proprio una cosa fisiologica del ciuffo stesso, però vi assicuro, magari le prime volte fatelo nel fine settimana con calma, vi assicuro che il gusto di usare un buon, spero di aver detto tasso, di usare un buon tasso è qualcosa di diverso. Quindi
Io sono per i sintetici, lo sapete, lo dico, lo dirò sempre, non lo nascondo, però quando nei fine settimana ti vuoi godere anche un po' di difficoltà in più, un gusto diverso nell'utilizzo, nella soddisfazione di sentire in viso il massaggio di un pelo diverso e tutto quanto, vedrete che vi darà soddisfazioni grandissime e arriverete a una qualità alta anche. Dopo, seconda, terza passata, serve aggiungere un po', ne aggiungete. Ecco. Spero che in qualche modo vi possa essere stato di aiuto. Tra virgolette, la parola d'ordine è con il tasso, soprattutto le prime volte, un po' di sapone in più e pazienza. Lavorare con calma, piuttosto aggiungi un po' di sapone se vedi che non ce n'è abbastanza e lavora con calma, e l'acqua va aggiunta quando si sente veramente tirare in viso. Questo è il consiglio che vi do. Se partite con troppa acqua, secondo me fate molta fatica a recuperarlo e soprattutto vi andrà via veramente tanto sapone, troppo. Invece se voi partite così, vedrete che la quantità di sapone non sarà poi così tanto di più di un sintetico. Un po' di più sì, un 20%, 30% in più magari sì, ma non chissà quanto. Ecco, se invece partite tanto bagnati, tanto umidi, fate fatica a recuperare, quindi ne andate a mettere una quantità industriale e non avrete neanche un montaggio di questa qualità che è pari a un sintetico. Bene, spero di esservi stato di aiuto e ci vediamo al prossimo video. Bye bye. Ragazzi, non potevo lasciarvi senza le considerazioni finali, a parte una rasatura veramente perfetta, ciuffo che ha lavorato in modo perfetto, non ho dovuto aggiungere sapone, anche se nei ritocchi mi sono ritrovato con non tantissimo sapone, non ho più aggiunto acqua e ho continuato a lavorare col sapone che avevo e alla fine ho dato una bella strizzata di sapone, così c'avevo la mano piena, me la sono passata in viso e mi sono fatto gli ultimi ritocchi praticamente alla perfezione. Quindi pennello, ragazzi, fantastico, e il tasso è un'esperienza che va provata. Insieme con voi ho armato il 316 con le Kingston, che si trovano attualmente su, vediamo qua se riesco, su Vanity Stock. Eccole qua. Vi dirò, ho trovato meglio le V12 come delicatezza, le Tatara però mi hanno fatto portare a casa una buona sbarbata che non me l'aspettavo. Non so se sono io che ultimamente mi stanno andando bene tutte le lamette o se le lamette che ha fatto arrivare Michele Lappi su Vanity Stock sono veramente valide, quindi se vi capita di fare un acquisto, a parte che sotto avete il 20% di sconto, che non è poco, se usate il link e mi date anche una mano, potete provarle tutte. Avrà fatto arrivare 10 marchi diversi, tipo questa roba qua, così, ed è una cosa che va provata, ragazzi, realmente vanno provate. Splesciamoci l'after insieme, questo ci tenevo a farlo insieme a voi perché è il momento più bello. Il montaggio del sapone in viso e la splashata di after, mamma mia ragazzi, tra che adesso ce l'ho da un paio d'anni e quindi la profumazione si è proprio evoluta nella sua pienezza. Mamma mia, questa parte speziata, ma ci sono note quasi anche fresche balsamiche, quindi passi da note fresche balsamiche, calde, speziate, dolci, non troppo, non stucchevoli assolutamente. Cioè ragazzi, guardate che è veramente un bel capolavoro questa profumazione qua, e più passa il tempo ragazzi, più lo lasciate là e più escono note che all'inizio non c'erano, quasi non si sentivano. Cioè sono aftershave che più li lasci là e più evolvono, più migliorano, come i profumi di nicchia ragazzi, roba di livello altissimo. Quindi che dire ragazzi, profumazione meravigliosa, pelle perfetta, rasatura fantastica. Ci vediamo al prossimo video. L'ultima cosa ve li faccio vedere, fantastico, mamma che bello, sono innamorato, il stand più bello che abbia mai visto è questo qua, sono sincero, bellissimo bellissimo bellissimo. Ci vediamo al prossimo video, bye bye.